Visualizzare le particelle elementari è impossibile perché non hanno una forma o una dimensione. Esiste però un modo geniale di visualizzare le loro caratteristiche. Partiamo dalla massa. Le prime particelle che vediamo sono il gluone e il fotone, che sono le particelle più leggere dell'universo, avendo una massa uguale a 0. In questo video associamo il diametro delle particelle alla loro massa. Quindi nel video più una particella è grande e più una particella è massiccia. Adesso vediamo i neutrini, che sono 3 particelle difficilissime da vedere perché interagiscono solo tramite l'interazione debole e hanno una massa praticamente uguale a 0, veramente piccolissima. Il grandissimo salto che facciamo adesso è per passare a una particella che ha una massa 500.000 volte più grande dei neutrini. Ti presento l'elettrone in tutto il suo splendore con una massa di 511 kV. In fisica delle particelle la massa è misurata in electron volt. Un electron volt è l'energia cinetica che un elettrone acquisisce passando per una differenza di potenziale di 1 volt. Anche se questa è un'unità di misura dell'energia, può essere usata per descrivere la massa perché grazie ad Einstein sappiamo che l'energia e la massa sono 2 manifestazioni diverse della stessa cosa. Dopo l'elettrone vediamo il primo dei quark, ovvero il quark up. I quark sono quelle particelle che si possono trovare solamente all'interno di particelle composte come il neutrone e il protone. Interagiscono in modo forte grazie a uno dei numeri quantici di cui parleremo dopo. Quindi cerca di capire qual è la differenza visiva tra i quark e le altre particelle che vediamo, perché questa differenza è proprio quello che andrà a definirci un numero quantico che è associato solamente ai quark e non alle altre particelle. La particella rossa che vedi adesso è il quark down, che è il secondo dei quark leggeri. Dopo il quark down facciamo un grandissimo salto di massa e vediamo il quark strange. Ti lascio contemplarlo in tutta la sua grandezza. Ecco il muone, che è un cugino pesante dell'elettrone, ha esattamente gli stessi numeri quantici dell'elettrone, l'unica cosa che cambia è la sua massa, che è molto molto più grande. Il charm, nonostante sembri enorme paragonato agli altri quark, è ancora tra le particelle che chiamiamo quark leggeri. È il più pesante dei quark leggeri. Questo è il tau, anche lui è un cugino pesante dell'elettrone e del muone, in cui ha gli stessi numeri quantici ma cambia la massa. Dopo il tau cominciamo a fare veramente le cose sul serio con il quark bottom, che è il primo dei 2 quark pesanti. Tra un secondo andremo a vedere le ultime 4 particelle elementari che hanno una massa veramente devastante rispetto al quark bottom, però se vogliamo veramente capire profondamente che cosa sono queste particelle elementari e come si comportano nel mondo, dobbiamo andare a parlare di delle caratteristiche che sono molto molto più profonde della semplice massa, ovvero dei numeri quantici. Capendo i numeri quantici potrai capire una volta per tutte da dove escono le interazioni fondamentali, quindi l'interazione elettromagnetica, l'interazione debole, l'interazione forte, perché abbiamo bisogno delle antiparticelle e perché abbiamo bisogno delle particelle mediatrici delle interazioni, che sono il fotone, il gluone, i bosoni W e Z. Le particelle in fisica moderna sono descritte come delle eccitazioni all'interno dei campi quantistici. Quindi se non capiamo che cosa sono i campi, non potremo mai capire profondamente che cosa sono le particelle e da dove escono i 3 numeri quantici di cui vogliamo parlare. Capire cos'è un campo è davvero semplice. Un campo è una struttura matematica che associa un numero ad ogni punto dello spazio e del tempo. Ad esempio, la temperatura all'interno della tua stanza è un campo, perché ad ogni punto nello spazio tridimensionale della tua stanza tu puoi associare un numero che è la temperatura in quel particolare punto della stanza. Ecco, i campi che descrivono le particelle sono di 3 tipi.
Il primo tipo di campo che andiamo a vedere sono i campi scalari. I campi scalari sono l'esempio più semplice di campi perché ad ogni punto nello spazio-tempo viene associato un numero complesso. L'unica particella associata a un campo scalare che conosciamo è il bosone di Higgs. Il secondo tipo di campi che usiamo in fisica delle particelle sono dei campi vettoriali. Semplicemente in questo caso, invece che associare un numero complesso ad ogni punto, associamo un vettore quadridimensionale ad ogni punto dello spazio-tempo. Le particelle descritte da campi vettoriali sono le particelle mediatrici delle forze, quindi il gluone, il fotone, i bosoni W e Z. Esiste un terzo tipo di campo in cui noi associamo ad ogni punto dello spazio-tempo un oggetto che non è né un vettore né un numero, ma è un oggetto che chiamiamo spinore. Tra un attimo vedremo cosa cambia tra uno spinore e un vettore. Questi si chiamano campi spinoriali e rappresentano le particelle che compongono la materia, quelli che noi chiamiamo fermioni. Quindi tutti i quark che noi possiamo trovare solo in combinazione all'interno di particelle composte e tutti i leptoni, quindi l'elettrone, il muone, il tauone e i 3 neutrini associati a questi 3 leptoni. Bene, ma che cosa cambia fisicamente tra un campo scalare, un campo vettoriale e un campo spinoriale? Andiamo a vedere che cosa succede se io vado a ruotare il mio sistema di riferimento. Per semplicità prendiamo un campo scalare in 2 dimensioni, quindi andiamo a associare un numero complesso ad ogni punto all'interno di questo spazio bidimensionale e poi andiamo a ruotare il sistema di riferimento all'interno di questo spazio bidimensionale. E vediamo che ruotando il sistema di riferimento ai numeri non cambia assolutamente niente. Questo è un po' come prendere un oggetto completamente simmetrico e provare a ruotarlo. Se questo oggetto è veramente simmetrico, vediamo che lo stato di questo oggetto non cambia per qualsiasi tipo di rotazione. E la cosa veramente interessante è che questo tipo di campi, i campi scalari che non cambiano sotto a qualsiasi tipo di rotazione, hanno associate delle particelle di spin 0. Nel nostro caso l'unica particella di spin 0 è il bosone di Higgs. Un elemento all'interno di un campo vettoriale può essere visualizzato semplicemente come un oggetto non simmetrico e quindi se io vado a ruotare il mio sistema di riferimento, la descrizione di questo oggetto non simmetrico cambia. Lo stato di questo oggetto non simmetrico ritornerà ad essere se stesso solo dopo una rotazione completa di 360 gradi. Ecco, i campi vettoriali tornano ad essere se stessi nello stato iniziale solo dopo una rotazione del mio sistema di coordinate di 360 gradi. E questi campi vettoriali sono associati alle particelle di spin 1, il gluone, il fotone, i bosoni W e Z. L'oggetto fisico più simile a uno spinore che mi venga in mente è il nastro di Mobius. Vediamo se capisci dove voglio andare a parare. Supponiamo di avere una striscia di carta con un colore in un lato e un altro colore in un altro lato. Ecco, se io collego questa striscia di carta in un modo particolare, quello che ottengo è un nastro di Mobius. Questa è la caratteristica particolare di un nastro di Mobius. Supponiamo che io voglia partire da un certo punto e percorrere tutto un lato di questo pezzo di carta. Se io percorro ad esempio in questo caso tutto il lato arancione, vediamo che quando ho finito di percorrere il lato arancione e quindi dopo un giro completo all'interno del nastro di Mobius mi trovo esattamente nel lato opposto rispetto a dove ero partito. Se io voglio tornare dove sono partito, devo percorrere un'altra volta, devo fare un altro giro completo sul nastro di Mobius ed ecco che ritorno nel punto in cui io ero partito solo dopo 2 giri completi all'interno del nastro di Mobius. Ecco, gli spinori si comportano in un certo senso come un nastro di Mobius e questo è il motivo per cui ho usato tanti nastrini di Mobius per rappresentare il nostro campo spinoriale. I campi spinoriali tornano a essere se stessi nello stato iniziale non dopo una rotazione completa, ma dopo 2 rotazioni complete. Avrai capito a questo punto che i campi spinoriali sono associati a delle particelle che hanno spin 1/2. Le particelle che hanno spin 1/2 sono particelle che si chiamano fermioni. I fermioni, le particelle di spin 1/2, non possono stare all'interno dello stesso stato quantistico e questo significa fisicamente che non posso mettere più di 2 particelle nella stessa posizione dello spazio, una con spin up e una con spin down. E questo è il motivo per cui queste particelle vengono chiamate particelle di materia, perché
compongono le cose solide che possiamo toccare, non potendo stare nello stesso punto dello spazio. La proprietà visiva associata allo spin in questa animazione, come forse avrai già intuito, è il guscio rotante intorno alle particelle. Come vedi, l'unica particella di spin 0, il bosone di Higgs, non ha un guscio rotante. Le particelle di spin 1 hanno un guscio rotante che ruota solo intorno all'asse Z, e per le particelle di spin 1,5 ho creato questo particolare guscio rotante che torna al suo stato iniziale solo dopo 2 rotazioni complete intorno all'asse Z. Questo proprio per rispecchiare il grado di simmetria che i campi associati a queste particelle hanno rispetto alle rotazioni spaziali. Quindi adesso, solo guardando le particelle a colpo d'occhio, sei in grado di capire qual è il loro spin, e questo di per sé è già un superpotere, ma abbiamo altre 2 caratteristiche visuali che saranno associate ad altri 2 numeri quantici. Magari sei già riuscito a capire quali sono queste 2 caratteristiche visuali. La seconda simmetria di cui andiamo a parlare non è facilissima da capire, ma se la capisci andrai a capire profondamente quali sono le leggi che governano le particelle elementari. È una di quelle poche cose veramente al cuore della fisica moderna. In fisica quantistica, quando noi andiamo a descrivere dei processi, usiamo le funzioni d'onda, e le funzioni d'onda sono degli oggetti costruiti da numeri complessi. Ad esempio, questa è la funzione d'onda associata a un qubit, l'unità fondamentale di un computer quantistico. Una delle proprietà che si scopre in meccanica quantistica è che se noi andiamo a moltiplicare questa funzione d'onda per una fase complessa, quindi andiamo a cambiare la fase di questa funzione d'onda, alla fine le osservabili fisiche, le cose che possiamo andare a misurare, non cambiano. Quindi la fisica del sistema è indipendente dalla fase che noi scegliamo, e possiamo scegliere la fase che vogliamo. La stessa cosa si applica quando noi andiamo a parlare di campi quantistici. Quando noi scriviamo le leggi fisiche che ci dicono il modo in cui le nostre particelle si comportano, il modo in cui i nostri campi quantistici si comportano, abbiamo la libertà di scegliere una fase arbitraria. Quindi il risultato fisico, la fisica, non cambia se io a tutti i campi aggiungo questa fase complessa. Questo non significa che i campi singolarmente non cambino se io cambio la fase, ma significa che le formule che descrivono le mie leggi fisiche, e quindi che sono delle combinazioni di campi quantistici, se io vado a cambiare la fase non devono cambiare. Adesso andiamo a fare un passo in più e ci chiediamo cosa succede se, invece che cambiare la fase in modo uguale in tutti i punti dello spazio e del tempo, vado a cambiare la fase in modo diverso punto per punto dello spazio-tempo. In principio, anche in questo caso, le mie leggi fisiche devono essere indipendenti dal fatto che io cambi o non cambi la fase in ogni punto dello spazio-tempo. In gergo tecnico, questa invarianza per cambiamenti di fase, in cui posso cambiare la fase punto per punto nello spazio-tempo, si chiama invarianza U1 locale. Richiedere che le mie leggi fisiche rimangano le stesse se io vado a cambiare la fase punto per punto nello spazio-tempo di questi campi, mi dà origine a un numero quantico che si chiama la carica elettrica. Matematicamente è abbastanza complesso da vedere, ma concettualmente è molto molto semplice. Richiedere che la descrizione della realtà non cambi se io cambio la fase in ogni punto dello spazio-tempo mi obbliga a inserire all'interno delle mie formule dei nuovi pezzi per far rimanere queste formule invarianti per cambi di fase locali. E questi nuovi pezzi sono associati all'interazione elettromagnetica e al campo vettoriale che descrive i fotoni. A questo numero quantico che esce da questa simmetria, la carica elettrica, associamo visivamente una palla luminosa. Quindi le particelle che adesso vedi che hanno una palla luminosa al loro interno sono cariche elettricamente. Una carica negativa è associata a una palla verde e una carica positiva è associata a una palla rossa. Il fotone e il gluone sono luminosi, ma come puoi vedere all'interno non c'è una palla e quindi non hanno una carica elettrica. I quark della prima linea sono carichi positivamente e hanno una carica di più 2/3, infatti puoi vedere che la palla al loro interno è più grande rispetto ai quark della seconda linea, che hanno una carica negativa, ma la grandezza di questa carica è più piccola, è 1/3, quindi hanno una carica totale di meno 1/3 ciascuno. L'elettrone, il muone, il tau e il bosone W hanno tutti carica -1. Quindi adesso a colpo d'occhio sei in grado anche di distinguere quali sono le cariche di queste particelle. E la buona notizia è che da questa simmetria U1 riusciamo a spiegare un altro dei grandi misteri dell'universo, ovvero le antiparticelle.
Storicamente le antiparticelle sono state introdotte da Dirac per rendere relativistiche le formule della meccanica quantistica, ma l'esistenza delle antiparticelle è richiesta anche dall'invarianza rispetto a questa simmetria U1. Questo perché per rendere le mie formule invarianti rispetto a questa simmetria devo aggiungere un nuovo campo quantistico che è strettamente legato al campo spinoriale di partenza, ma matematicamente è il suo complesso coniugato. Questo campo quantistico corrisponde in un certo senso alle antiparticelle, che sono esattamente identiche alle particelle descritte da questi campi spinoriali, ma con dei numeri quantici invertiti. Quindi adesso, solo sapendo i numeri quantici delle particelle, puoi sapere i numeri quantici delle antiparticelle. Visto che abbiamo parlato della carica, come vedi tutte le particelle che avevano una carica positiva hanno delle antiparticelle corrispondenti con carica negativa. Esiste un altro numero quantico che viene invertito all'interno delle antiparticelle e parleremo adesso proprio di questo. L'ultimo numero quantico che vediamo è un po' più nascosto. Se guardi bene tra le particelle puoi già capire qual è la caratteristica visiva associata a questo numero quantico. Questa simmetria è associata all'interazione forte e quindi colpisce solo i campi associati alle particelle dell'interazione forte, ovvero i quark. Per questa simmetria andiamo a definire un nuovo spazio tridimensionale che chiamiamo lo spazio del colore. Chiamiamo gli assi con cui andiamo a descrivere questo spazio rosso, verde e blu. Ora, per un campo spinoriale associato ai quark, ogni punto di questo campo ha associato un vettore all'interno di questo spazio del colore. L'invarianza è molto semplice in questo caso. Se io vado a spostare gli assi rosso, verde e blu nel mio spazio del colore in modo arbitrario, le equazioni fisiche con cui io descrivo il mondo non devono cambiare. Esattamente come nel caso del cambiamento di fase, anche in questo caso io posso decidere di cambiare il mio sistema di coordinate punto per punto in modo diverso. Questo in gergo tecnico si dice avere una simmetria SU3 locale. Esattamente come nel caso della simmetria U1, richiedere questa cosa mi forza a mettere all'interno delle mie equazioni dei nuovi termini, e questi nuovi termini sono dei campi che vanno a descrivere l'interazione forte, ovvero i gluoni. Non solo mi escono dei nuovi campi, ma mi esce una nuova quantità conservata, ovvero il colore. Il colore sta all'interazione forte come la carica elettrica sta all'interazione elettromagnetica. Solo i quark hanno una carica di colore, quindi solo i quark hanno questo numero quantico associato, e questo numero quantico è codificato nella nostra immagine dando ai quark, alle particelle, un colore fisso. Infatti, come vedi, tutte le particelle hanno dei colori variabili. Le uniche particelle in cui il guscio rotante ha un colore fisso, che è o verde o blu o rosso, sono i quark. Questo non rispecchia del tutto la realtà, ma è impossibile rispecchiare visivamente la realtà in modo esatto, perché anche se spesso si dice che i quark vengono in 3 colori diversi, quindi possono essere o rossi o verdi o blu, la realtà è che i quark vengono in delle sovrapposizioni di colore rosso, verde e blu, e la sovrapposizione di questo colore viene descritta dal vettore nello spazio del colore. E io posso anche cambiare la rappresentazione di questo vettore punto per punto nello spazio-tempo senza cambiare la fisica che sta sotto. E questo ti aiuta a vedere visivamente che le uniche particelle che hanno una carica di colore sono i quark. Se tu vai a vedere il gluone, in questo caso, potrai vedere che il suo colore cambia continuamente tra rosso, verde e blu. Questo l'ho messo giusto per farti ricordare che il gluone è il mediatore dell'interazione forte ed è quella particella che esce richiedendo che la nostra fisica sia invariante per delle trasformazioni nello spazio del colore. Esattamente come il fotone esce richiedendo che la nostra fisica sia invariante per trasformazioni di fase locali. Esiste un'altra simmetria che si chiama SU2 e che interviene in un modo strano all'interno delle nostre leggi fisiche, quindi non la approfondiremo troppo. Questa simmetria è associata in un certo senso all'interazione debole, quindi ai bosoni W e Z, e questi bosoni W e Z hanno una massa proprio perché c'è una simmetria più grande, SU2 per U1, che viene spontaneamente rotta nel modello standard. Faremo un video apposta su questo argomento e su come le particelle acquisiscono una massa interagendo con il campo di Higgs. Quindi il tuo superpotere di capire le caratteristiche delle particelle a colpo d'occhio solo guardandole è quasi completo, ma ho voluto lasciarti un bonus in più. Se andiamo a vedere il gluone e il fotone, noterai che il fotone è molto più luminoso del gluone.
Questo perché il fotone ha un'interazione a raggio infinito, mentre le altre particelle mediatrici delle forze, il bosone W, Z e il gluone, per motivi diversi sono interazioni a corto raggio. Quindi ho assegnato questa caratteristica visuale della luce che si espande all'infinito solo al fotone. Quindi adesso, solo guardando questa collezione di particelle, tu sei in grado di capire: 1. Qual è la carica di queste particelle, guardando la palla luminosa all'interno delle particelle. 2. Qual è lo spin di queste particelle, guardando il modo in cui il guscio rotante gira intorno alle particelle, quindi se hanno un spin 1/2 abbiamo un guscio che ruota in modo particolare e torna al suo stato iniziale solo dopo 2 rotazioni intorno all'asse Z. Se le particelle hanno spin 1 abbiamo una rotazione solo intorno all'asse Z. Per l'unica particella spin 0, ovvero il bosone di Higgs, non abbiamo un guscio rotante. Terzo, potrai capire se le particelle hanno una carica di colore. Le uniche particelle che hanno un colore fisso sono quelle che hanno una carica di colore. Abbiamo poi visto la massa delle particelle, che è legata a quanto le particelle sono grandi in questa rappresentazione. Ovviamente non c'è una corrispondenza reale, ovvero non è vero nella realtà che più una particella è massiccia, più una particella è grande. La massa che hai visto fino adesso è in scala logaritmica, ma è ancora più bello vedere la massa in scala lineare, e tra un attimo andremo a vedere le 4 particelle più massicce del modello standard e ti faranno veramente cascare dalla sedia. Ma voglio tornare all'elettrone perché ho una sfida per te. Per farti capire quanto questo video ti abbia aiutato a capire veramente profondamente le particelle, voglio che tu, particella per particella, prima che venga stampato a schermo, cerchi di capire qual è la sua carica elettrica, se ha una carica elettrica, qual è il suo spin, se ha uno spin, e se ha o non ha una carica di colore. Tra l'altro, per chiunque voglia usufruire gratuitamente di queste animazioni, di queste particelle visualizzate, ho deciso di rendere disponibile il codice sorgente e delle animazioni che metterò nel link in descrizione. C'è un lavoro enorme dietro queste particelle e dietro a ogni numero quantico che viene visualizzato in queste animazioni, quindi sarò felicissimo per chiunque decidesse di utilizzarle. Adesso mi taccio e ti lascio godere questo viaggio nella massa delle particelle.
Adesso conosci le caratteristiche di tutte le particelle, ma a cosa assomigliano le particelle? Come facciamo a vederle, a misurarle? Se sei curioso di sapere come abbiamo fatto a misurare la particella più difficile da vedere, questo è il video che fa per te.